Ciao e ben ritrovati sul mio canale, sono qui per realizzare con voi questi ciondolo, ho chiamata Aurora, vi mostro il retro. Bene, vi mostro i materiali per realizzare questi ciondoli e iniziamo subito con il tutorial. Allora, per realizzare questi ciondoli occorre un rivoli da 14 mm, Iris Duo, Super Duo, bicconi da 3 mm. Allora occorrerà due colorazioni della Rocal 11.0 Miyuki, Rocal 15.0 di Miyuki, poi occorrerà soltanto uno in cui va infilato anello, una Rocal Miyuki da 8.0, ma solo se il vostro ciondolo, il vostro base, cioè della base del ciondolo, trova in questa posizione. Se trova in questa posizione, allora non servirà, perché con questo ciondolo dovete fare la capettino con la 11.0, quindi occorrerà anche la porta ciondolo, occorrerà moschettone, anelli e catena. Quindi questi materiali che occorrono. Ora iniziamo con il tutorial. Bene, io mi sono anticipato, ho preparato la mia incassonatura, la lavorazione di peyote. Comunque poi chi per caso non sa come fare, lo lascio poi il link del tutorial della incassonatura sotto questa video tutorial. Allora qui spiego solo che per usare la seconda colorazione della Rocal 11.0 me lo giro, fatto il primo giro di cerchietto con la 32 Rocal, poi fatta una secondo giro, facendo il secondo giro sempre con la prima colorazione, e poi dopo che avete fatto il secondo giro iniziate a inserire la colorato. Dopo tra colorato va inserito nuovamente la prima colorazione, e tra prima colorazione va inserito le 15.0. Quindi questa è la lavorazione con la incassonatura che dovete fare. Quindi come vedete io ancora trovo uscire in basso della 11.0. Ora dobbiamo risalire con l'ago, quindi entro della colorato e porto uscire un po' di sfumatura, ingredisco ancora un po', quindi porto uscire da quella prima colorazione. Eccolo, ok, è uscito dalla prima colorazione. Ora dobbiamo inserire su ago, che inserendo, scusate, veloce. Quindi ora dobbiamo inserire su ago sempre la prima colorazione della nostra Miyuki Rocal 11.0, un bicono da 3 mm alternata di nuovo con due Rocal 11.0. Ora invece qui salto 1 e vado ad inserirmi nella successiva. Vedete, saltando 1 vado a inserirmi nella successiva. Poi verrà aggiustata. Quindi faremo questo archettino con due Rocal 11.0, un bicono da 3 mm, due Rocal 11.0. Sto infilando, ecco, quindi infiliamo di nuovo le nostre perline, e come prima, uscendo da qui salto il primo, salto successivo e vado a inserirmi nella prossima.
Ecco, questa dove... Mamma mia, non la leva. Ok, questa dovete fare in tutto giro per completare. Quindi andate e completate, inserire le vostre penne in tutto giro. Bene, completata l'inserire le pelline, io ho ripassata anche nella lavorazione, non ho detto, ma chi vuole meglio si ripassa nella lavorazione. E come vedete uscendo dalla 11.0, subito dalla bicono, ora andremo a inserire il nostro iris duo su ago, andremo a inserire sempre quella nella rocca che si trova vicino al nostro bicono, quindi inserisco anche nel bicono, tanto poi sistemerà, e esco di nuovamente nella rocca che si trova vicino al nostro bicono. Ora invece andrò a inserire due super duo su ago. Ora inseriamo due super duo e andremo a inserire nella rocca successiva che si trova vicino al nostro bicono, quindi provo a attraversare così. Quindi inserisco nella rocca nella bicono e esco nella rocca 11.0 successiva. Ora inseriamo di nuovo il nostro iris duo su ago e come prima inserisco nella prima rocca bicono e esco nella rocca e tiro il mio filo. E come vedete questo va avanti così, quindi inserisco di nuovo 2 rocca 11, no 2 rocca 2 super duo, quindi infilo 2 super duo e vado avanti a inserirmi nella rocca, dove è il passaggio, ecco, nella rocca esco nella rocca e tiro filo. Ecco, questo dovete completare, inserire in questo segmento in tutto giro. Ok, ho completato anche questo passaggio e come vedete uscendo dalla rocca all'11.0, ma questa volta inseriamo anche nella prima iris duo. Ok, uscendo dalla prima iris duo andremo a inserire su ago, scusate il rumore della luce, 4 rocca, non si vede, non so così, 4 rocca 15.0, quindi andremo ad inserire, vedete questa rocca 11.0 da solo, da qui in basso, quella rocca che si trova sotto il nostro bicono. Ora uscendo da quella rocca andremo a inserire 3 15.0, andremo a inserire nell'alto della super duo, no scusate ho sbagliato, non è in alto, quindi come detto dobbiamo inserire 3 rocca 15.0, ma questa volta inseriamo in basso nella super duo. Aggiustiamo, ecco, quindi attraverso anche nell'altra foro
attraverso anche nell'altra super duo e inserisco di nuovo 3 rocal 15 0 e di nuovo da super duo vado a inserirmi a quella roca che si trova sotto il nostro biccono e tiro il mio filo. Ok, andando ora verso sopra la iris duo andremo a inserire 4 rocal 15 0, quindi inseriamo la 4 rocal 15 0, andremo a inserire in basso, quindi inseriamo 4 rocal 15 0 e questa come vedete va avanti da iris duo, andate a inserire nella roca sempre quella che si trova sotto il nostro biccono e come vedete questa va avanti finché non abbiamo completato inserire il nostro 15 0 in tutto giro, quindi quando dopo avete inserito dall'iris 2 e salite verso la super duo dovete inserire 3, invece da super duo quando salite verso iris duo 4 15 0, quindi andate a completare il tutto giro. Ok, inserendo la ultima 415 0 verso la iris duo. Ecco, anche l'ultima, uscendo da iris duo, vabbè io solitamente ripasso ma questa volta non lo ripasso, me lo giro un attimo perché ora voi da iris duo dovete inserire nella 11 0, nella biccono, per uscire dalla biccono. Tanti dei fili non castrarli, ecco, portate a uscire da biccono. Ora uscendo da biccono andate a inserire 2 rocal 11 0, da biccono andremo a inserire in alto foro della nostra strong duo, super duo. Invece tra questo super duo andremo a inserire un'altra super duo. Uscendo da super duo inseriamo 2 rocal 11 0. Andremo a inserire nel biccono uscendo da biccono invece andate verso a vostro iris duo, dovete inserire 3 11 0 e inseriamo sempre in alto della nostro alto foro nella nostro iris duo. Ora riscendiamo inserendo 3 11 0, quindi inseriamo 3 11 0 e andiamo a inserire nella biccono da 3 mm. Dobbiamo cercare il passaggio così e tiro ora 2, vado a inserirmi nel foronato della super duo, ora inserisco solo un super duo, quindi 2 roca e sempre nella biccono
Ora salendo verso Iris 2 inseriamo di nuovo 3 rocal 11,0 e andiamo a inserire in alto. Quindi scendiamo con 3 rocal 11,0 di nuovo e andiamo a inserire sempre nella bicona da 3 mm. Bene, come vedete questa va avanti finché non avete completato inserire in tutto giro le vostre rocal 11,0. Quindi andate e completate inserire la vostra 11,0 e poi qui consiglio di ripassarlo. Ok, inserite le mie pelline, ho detto ripassare ma non ha senso perché dovete ripassare solo nella Super Duo, quindi vedete uscendo dalla 2 Rocca 11,0 che ho inserito tra Super e sopra Super Duo, attraverso nelle Super Duo perché quelli dovete ripassare nelle Super Duo per inserirsi meglio. Quindi attraversiamo nel Super Duo e ora uscite solo nella prima rocca. Uscendo dalla prima rocca andate a inserire un biccone da 3 mm sul vostro ago e qui invece dovete andare a inserirsi salto 1 come vedete e inserisco in 2 della rocca, quindi inserisco ancora in questo e dobbiamo iniziare a attraversare anche nella Iris Duo. Ora scendo in 2 rocca 11,0 102 rocca 11,0, quindi inserisco di nuovo un biccone da 3 mm e vado a inserirmi solo un rocca, solo uno, e inizio a attraversare anche nelle Super Duo. Così, quindi esco già subito nella rocca. Quindi prendo il mio biccone, e come prima, qui solo in salto 1, quella in giù basso, e solo in 2 dovete inserirsi. Ecco, quindi attraversate nella Iris Duo. Quindi riscendo in 2 rocca 11,0. Prendo il mio biccone da 3 mm e come vedete questa va avanti finché non abbiamo inserito il nostro biccone in tutto giro. Quindi andate e completate a inserire il vostro biccone in tutto giro. Ok, ho completato anche questo giro uscendo da biccone. Ora inizio a risalire nella 2 rocca. Ecco, quindi salendo dalla 2 rocca. Ora dobbiamo inserire 5 rocca 11,0 e quindi andare a inserire nella 2 rocca
dobbiamo attraversare nel biccono e nella rocca. Uscendo dalla rocca, a questo punto invece andremo a inserire 3 rocal 11.0 e portiamo a inserire in alto del foro della Super Duo. Invece uscendo dal Super Duo inseriamo di nuovo 3 rocal 11.0 e andremo a inserire nella rocca il primo rocca attraverso nel biccono attraverso nel biccono e quindi porto salire ancora in 2 rocca 11.0. Ok, quindi inseriamo di nuovo 5 rocca 11.0 su vago 3, 4 e 5, quindi inseriamo 5 rocca e come prima inseriamo nella prima 2 della rocca 11.0, quindi attraverso nel biccono e nella prima rocca inserisco 3 rocca e vado a inserire in alto del foro della Super Duo. Vedete, questa va avanti finché non abbiamo completato inserire tutte le rocca intorno della lavorazione, quindi andate e completate anche qui questo passaggio. Ok, anche questo è completato e come vedete uscendo dalla biccono dobbiamo iniziare a attraversare le nostre rocca che abbiamo inserito, perché comunque è molto importante che le nostre rocca sono collegate bene. Quindi attraversiamo anche questi in modo che va collegata. Quindi attraversiamo ancora nella biccono nella rocca, perché vedete così questi noi colleghiamo. Quindi ora salgo qui invece nella prima, vedete? Ora qui invece salita andremo a inserire 3 rocal 11.0, andremo a inserire nella successiva delle pelline, quindi cominciamo di nuovo a attraversare nel resto delle pelline. Questi devono attraversare solo senza inserire sull'ago, niente sull'ago. Aiuta. Mi risalgo nella Iris Duo. Attraverso nel biccono
e risalgo ora nella questi rocca. Quindi esco nella prima e anche qui di nuovo inseriamo 3 rocal 11 0. Quindi prendiamo il nostro 3 rocal 11 0 e andremo di nuovo a inserire attraversando nelle pelline. Ecco, vedete, questa va avanti finché non abbiamo inserito, dovete sempre attraversare in questi, finché non siete usciti da qui, inserite 3 rocal 11 0 e continuate finché non avete completato inserire la vostra 3 rocal sopra super duo. Quindi qui non dovete fare altro, solo attraversare fino a uscire da qui. Quindi andate a completare anche questo passaggio. Che è arrivata nella ultima super duo per inserire l'ultima pelline, un 11 0, un 8 0 e un 11 0. Ora attraversiamo ancora in queste pelline perché dobbiamo uscire poi qui, quindi iniziamo a attraversare ancora in queste pelline. Ecco, come vedete uscendo attraversate ancora in queste pelline e trovo uscire, per farvi capire, dovete contare 1, 2, 3, quindi qua. Praticamente dopo la 5 archetto 1, 2, 3, 4, 5 della 5 archetto andate a inserire sul vostro ago là, manca una rocca, una rocca della seconda colorazione, una rocca della seconda colorazione, 3 rocca della prima colorazione e ancora un'altra rocca della seconda colorazione, e quindi dovete andare a inserire, contate da qua 1, 2, 3 nella quarta rocca. Nella quarta rocca, così. Ora invece qui cosa faccio quando arrivo nel super duo? Inserisco nella super duo per ripassare un po' nella punta, per rafforzare la punta che abbiamo inserito, quindi risalgo nella punta, in quella 3 rocca, risalgo ancora in questa, e rientro nella super duo. Facciamo attenta di non casare i fili, naturalmente, ecco qua. E quindi inizio a riscendere in 2 rocal e scendo in 2 rocal. Ecco, sceso in 2 rocal, vedete, rimane giù solo 1, 2, 3 rocal. Quindi reinserisco su ago di nuovo le seguenti pelline, un rocal della prima colorazione, che forse non vedete molto, un rocal della prima colorazione, 3 rocal della, cioè contrario, mi sto confondendo, un rocal della seconda colorazione, 3 rocal della prima colorazione e ancora un'altra rocca della seconda colorazione.
E anche qui per salire contate 1, 2, 3 e inseriamo subito in queste rocca. Poi queste verranno aggiustate da sole, quindi attraversiamo nella Iris 2 e scendiamo in qua. Praticamente la tecnica rimane sempre 3 rocca al sotto e quella è la vostra tecnica adesso. Quindi inseriamo di nuovo le seguenti perline. Come prima, 1 della seconda colorazione, 3 della prima colorazione e 1 della seconda colorazione. E vado, come vedete, 1, 2, 3, inserimi in questa rocca. Inserisco in 2 rocca perché qui facciamo di nuovo come fatto con la prima del super duo. Ora salendo 2 rocca inserisco anche nella super duo. Da super duo invece salgo e inserimi nella 3 rocca. E rientro nella super duo. E ora iniziamo a scendere di nuovo in 2 rocca 11 0. Ok, e inseriamo di nuovo la seguente perline. E quindi inserisco la seguente perline e vado avanti finché non abbiamo completato inserire le nostre perline in tutto giro, così. E quindi andiamo avanti finché non abbiamo completato inserire tutte le perline in tutto giro. Quindi ricordate nella superduo dovete inserire nel superduo e rinforzare quella picco che avete inserito sopra la superduo. Ok, ho completato inserire le mie perline. Come vedete, una volta che avete completato io consiglio di ripassare ancora un'altra volta per rafforzare anche questa che avete inserito. Una volta che avete ripassato potete chiudere la vostra lavorazione. Come vedete c'è la mia 8.0 in qua inserito gli anelli come inseriti qui e il vostro ciondolo è terminato. Quindi spero che il tutorial ti sia piaciuto. Ripassiamo. Ecco, quindi una volta che ripassate come detto, inserite l'anellino nell'8.0 e il vostro ciondolo è terminato. Spero che ti sia piaciuto il tutorial e realizzate in tanti e se pensi che merita la like e mi piace lasciate le vostre like sotto questa video, il vostro commento, vi aspetto tanti commenti su questa tutorial. Vi saluto e ci vediamo prestissimo con una nuova tutorial. Ciao!